Buongiorno, benvenuti ancora in un nuovo video. Allora, dopo avervi fatto vedere, diciamo, le cose basi della Norvegia, le zone qui intorno e avervi spiegato un po' come funziona, dopo avervi mostrato i supermercati qui ad Oslo, oggi ho deciso di portarvi a fare un tour immersivo nello street food della città. Allora, ad Oslo non è che ci sia un grande street food locale, insomma, però ci sono due luoghi che sono un po', diciamo, i templi dello street food di Oslo. Il primo posto dove vi porterò oggi si chiama Vippa. Vippa è un magazzino, diciamo, un ex magazzino riadattato a food court, ovvero in questo magazzino si troveranno un sacco di stand, tutti diversi, appunto improntati nello street food. Non ci sono mai stato, quindi non saprei che cosa ci troveremo, ma sembra molto figo. Vippa è stato inaugurato nel 2017 e negli anni ha avuto dei cambiamenti, ci sono degli stand che se ne sono andati via, degli stand che sono arrivati. Comunque dovrebbe offrire opzioni un po' per tutti i palati, anche delle opzioni vegetariane, vegane, halal forse, e comunque appunto un po' per tutti. E si trova nella zona di Akerbrygge, ovvero il porto di Oslo. Infatti il magazzino utilizzato è un vecchio magazzino portuale. Ed eccoci arrivate, come potete vedere alle mie spalle, siamo a Vippa. Ora entreremo, ci guarderemo un po' intorno e sceglieremo anche qualcosa da mangiare. C'è anche lo shawarma. Habibi, yalla. Habibi, yalla. Ah, ci sta chiamando. Abbiamo ordinato dei tacos e sono pronti. Ok, ci siamo spostati fuori. Dicevo, all'interno ci sono 10-11 stand di cibo più un altro paio di beverage, e abbiamo deciso di iniziare con dei tacos di carnita sudamericani. Hanno un bel aspetto, l'unica cosa è che sono pieni di coriandolo e io odio il coriandolo. Ora passiamo all'assaggio. Sono un po' colanti, allora sono molto buoni, molto sbrodolosi, piccanti ma il giusto, e inaspettatamente il coriandolo non è così invasivo. Cioè, io proprio una cosa che non riesco a mangiare, lo devo dire che qui è andato giù tranquillo. Molto buono, appunto solo un po' tanto unto, sbrodoloso, quindi coli un po' tutto, ma molto buono. Allora, direi 8 su 10, però sono piccolini. Per il prezzo abbasso a 7, perché abbiamo speso circa 9 euro per questi due mini tacos, però approvato. Appunto, molto buono, ma ci ha messo fame, quindi adesso siamo tornati dentro e ordiniamo ancora un paio di cose perché mi ha aperto lo stomaco questo taquitos. Ok, abbiamo ordinato altre 2-3 cose e adesso stiamo aspettando che ce le preparano. Comunque sono abbastanza veloci
5-6 minuti ti preparano il piatto. Allora, prima siamo andati appunto nello stand sudamericano, adesso abbiamo fatto lo stand greco e palestinese. Ora vedrete. Fa decisamente caldo in questo posto. Comunque, allora, in Grecia abbiamo preso delle patatine fritte con delle erbe appunto aromatiche e della salsa tzatziki, che a me piace tanto. Devo dire un po' poca tzatziki, insomma, però ora vedremo il gusto. Allora, le patatine sono buone ma sono senza sale completamente. La tzatziki è molto buona, molto, però appunto un po' poca secondo me a livello di quantità. Molto buona, fresca, fatta molto bene. La salsa penso sia fatta da loro, mentre le patatine sono palesemente industriali. Diciamo che anche qua per il prezzo non lo so, per il gusto decisamente sì. Che poi esatto, la porzione di patatine è giusta, diciamo, però di non giusto secondo me è il rapporto quantità salsa e patatine, ma a noi non ci interessa, ce la mangiamo tutta. Allora, sono andato a recuperare il nostro ordine dallo stand palestinese e direi che forse abbiamo fatto centro qua. L'hummus è perfetto, guardate, non voglio far cadere l'olio, comunque è proprio come un hummus si dovrebbe presentare, col melograno, la paprika, l'olietto, tutto quanto, e vi dico subito se è buono o meno. In realtà te lo danno col pane, ma la Jelly non lo mangia perché non può mangiare il glutine, quindi l'abbiamo preso senza. Lo mangerò con le patatine. No. L'hummus, ragazzi, è qualcosa di fenomenale, fatto super bene, sente l'olio d'oliva buono, la tahina è super approvato. Finora il piatto migliore, ma ora io passerei al piatto forte che ho ordinato io, ovvero lo shawarma panino, bello grigliato. Habibi sarebbe orgoglioso di questo shawarma. E procediamo all'assaggio. È bello caldo ed è bello grosso, cioè questo costa una decina di euro, ma in rapporto alle altre cose è decisamente conveniente. Gocciola anche questo. Buon appetito. Ragazzi, non scherzo, penso sia il kebab più buono della mia vita. È indescrivibile. La piadina croccante, gli ingredienti dentro si sente che sono freschi, di qualità, non sono quelli del kebabaro classico. Hai un'esplosione di sapori davvero indescrivibile, veramente wow. Sapore di carne, la salsa un po' acidina, il cavolo cappuccio che rinfresca, le salse giuste, guardate dentro. E la cosa più buona forse è la carne, non riusciamo a capire perché c'è un gusto proprio particolare. Sono anche dei cetrioli e penso un po' di menta, sento qualcosa di fresco. E raga, davvero non sto esagerando, è spettacolare. Comunque, se vedete, c'è un palco, perché da quanto ho potuto vedere su internet organizzano anche delle serate qua. Comunque penso spostino tutti questi tavoli, sono delle serate con un DJ e musica dal vivo, diciamo. Finito tutto quanto, pieno bene. Ora adesso la Jelly finisce di mangiare e ci muoviamo verso il secondo posto che voglio mostrarvi. Comunque
facendo un resoconto finale di tutto quanto, sicuramente a mani bassissime vince Aleppo, ovvero lo stand palestinese o siriano. Ho sempre detto palestinese, ma potrebbe essere siriano in realtà. Vabbè, palestinese o siriano, diciamo medio orientale, buonissimo, buonissimo, buonissimo davvero. Al secondo posto metterei i taquitos sudamericani, che erano davvero 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 buoni, ma un po' piccoli appunto e un po' unti, però super buoni. Ultimo posto stand greco, perché queste patatine con tzatziki non dico che sono un po' una truffa, ma sono un po' una truffa. Eccoci fuori. Allora, sono pieno, però si deve continuare. Allora, il posto è bello, non c'era nessuno, ma perché è mercoledì a luglio alle 3 del pomeriggio, quindi diciamo non l'ora di punta secondo me per un posto del genere. Il posto è carino, dentro fa caldo raga, fa caldo, non c'è l'aria condizionata ma ci sono dei ventilatori, ma essendo un hangar alto servono poco a niente. Il cibo proposto è sicuramente vario e buono, comunque qualitativo, comunque esatto. Allo stand greco abbiamo preso delle patatine fritte, non è che abbiamo preso i piatti principali, quindi ci sta che non fossero top, ma in linea generale niente da dire su bontà e qualità del cibo proposto. I prezzi all'80% dei casi secondo me sono un po' alti, anche se la Norvegia è cara, quei prezzi erano un po' alti secondo me per quello che proponevano, però secondo me è un luogo simpatico dove poter andare a mangiare ogni tanto, magari durante anche appunto le feste che organizzano con la musica dal vivo, diventa un ambiente sicuramente piacevole. Ora, con la pancia piena e un po' di abbiocco, ci dirigiamo al secondo luogo che voglio farvi vedere oggi. Questo luogo in realtà è già stato sul canale più o meno nel primo video che ho pubblicato, primo o secondo, comunque uno dei video che non sono più disponibili, e all'epoca eravamo andati lì semplicemente per mangiare un hamburger di renna, no, uno spezzatino di renna e un hamburger di alce artica, ma oggi ci andiamo per visitarlo un po' meglio e, se si riesce, per fare alcuni acquisti che desidero fare da quando sono qua. Quindi ora ci incamminiamo, dovremo fare penso mezz'oretta di strada più o meno e ci rivediamo là. Comunque confermo che lo stand era siriano, perché siamo passati di fianco una manifestazione della Palestina e la bandiera non era uguale, perché si assomigliano molto ma non sono uguali, anche perché poi Aleppo è in Siria. Sul momento il mio cervello non ha connesso. Comunque siamo quasi arrivati al secondo posto ed eccoci arrivati. Alle mie spalle c'è Mathallen. Questo posto non è proprio street food, ma il concetto è più o meno lo stesso di Vippa, ovvero un grande posto con tanti stand e ristoranti all'interno. Vi faccio vedere semplicemente un po' l'interno e i vari stand presenti e poi andremo alla ricerca di un prodotto tipico che assaggeremo più avanti. Ci sono degli hotel per cani, cioè voi fate entrare il cane e lo lasciate qui, poverino però, cioè respira e ha spazio, però ma è per quando fa freddo, penso, presumo, per non lasciarlo fuori al freddo lo lasci in queste box.
come vedete avete a disposizione tutte le cucine possibili, immaginabili, e anche dei mercati di fresco. Ci sono i salami di renna, vedete, e anche di alce, e qui è dove abbiamo mangiato la renna a novembre, e infatti vendono i salami di renna e tutto quanto. Allora, dopo diciamo uno spuntino a Vippa, non avevamo ancora fame, quindi abbiamo evitato di fermarci in un altro ristorante per mangiare perché non ce la facciamo, però sono riuscito a trovare quello che cercavo. Ve lo faccio vedere, tanto non capite il norvegese. Vi dico che sono 370 grammi e li abbiamo pagati 18 euro più o meno, 17 euro e qualcosa. Questo adesso, cioè per voi tra qualche istante, per noi probabilmente domani, andiamo a cucinarlo a casa e andiamo a fare il taste test. Comunque faccio tutto il misterioso, ma l'avrete capito benissimo dal titolo, dalla copertina, dall'intro, da qualcosa, avrete già capito cosa c'è qua dentro. Quindi ve lo dico, ci sono 2 fettazze, ho detto di farmene per 2 persone, di carne di balena, e sono molto curioso di assaggiarla. Mi fa che bisogna trattarla più o meno come il manzo, e la cosa che fa strano è che a vederla sembra carne, non pesce, però vedi anche che è pesce, è un pesce carne, è stranissimo. Niente, allora siamo usciti, io sto ancora tutto imbottato, tra l'altro devo andare al lavoro tra poco, vorrei solo farmi un pisolino. E niente, Metallen non è proprio, diciamo appunto, dedicato allo street food, è più un mercato coperto, come può essere la Boccheria di Barcellona o le Halles di Paul Bocuse di Lione. Se passate da Oslo è un posto interessante dove andare, se vivete a Oslo lo conoscete già sicuramente, però diciamo che è un buon punto per trovare cose di tutto il mondo, perché esatto, ci sono i ristoranti dove potete mangiare direttamente lì, oppure potete anche comprare i prodotti tipici. Ad esempio è uno dei pochi posti dove potete trovare il guanciale, per dire. I prezzi sono giusti, non sono né bassi né alti, e quindi niente, quindi adesso io vado al lavoro, la Gelli torna a casa e ci vediamo, beh, per voi subito, e proveremo insieme la balena. A tra poco. Ed eccoci qua in questa minuscola cucina dell'Airbnb. Asciugarla, si è scaricata la luce. Andiamo a spacchettare la balena, intanto vi spiego come si prepara. Si dovrebbe tenere fuori 20 minuti, mezz'ora dal frigo per farla diventare quasi a temperatura ambiente. Poi si asciuga, padella rovente, si va a ungere un pochino la bistecca di balena e non l'olio in padella, e poi si cuoce 30-45 secondi per lato. Allora, quello che ci si presenta è questo. Fa più odore di carne che di pesce in realtà. Come potete vedere poi è piena di puntini bianchi di grasso che ho messo. E niente, queste sono le 2 bistecche che adesso andremo a preparare. Un po' d'olio sulle bistecche, hanno un colore veramente nero. E intanto che si scalda la padella volevo precisare che la carne di balena è sempre meno consumata in realtà in Norvegia, non è che sia un piatto tipico, infatti l'abbiamo trovata in questa pescheria abbastanza specializzata, e la pesca alla balena comunque è molto più controllata, cioè almeno in Norvegia, non parlo di tutto il mondo, quindi eticamente capisco che può non essere la cosa più bella del mondo,
ma non è nemmeno etico, se vogliamo vederlo, mangiare il prosciutto del supermercato che è prodotto tramite gli allevamenti intensivi. Quindi evitate magari commenti o pensieri cattivi. Non me la vado a mangiare tutti i giorni, volevano solo provarla, limitate il consumo di carne. Ok, prima di cuocerla, come se fosse appunto della carne, la saliamo. Comunque andiamo a impiattarla e procediamo al assaggio. Ok, quindi la nostra bistecca è qui. Procediamo. È super buona e veramente mi ricorda la bistecca, la fettina che mi facevano quando ero piccolo, cioè non ha per niente un sapore diverso, anzi secondo me con un po' di burro in padella al pulcino diventa proprio una cosa top. È carnosa, succosa, non è secca per niente, saporita. Mi spiace per le balene, ma sono buone. E rieccoci ancora in un altro giorno. Sto andando a fare la visita per un appartamento, tra l'altro, perché tra un mese dobbiamo lasciare l'Airbnb e siamo senza casa ancora, quindi speriamo in bene. Comunque, tornando alla carne di balena, a parte le cose etiche e tutto quanto, in realtà la balena non è un alimento troppo sano, ovvero non per altro, ma perché in pratica quando all'epoca le balene venivano pescate erano animali, sono tuttora animali molto longevi, e quindi diciamo più passano gli anni più hanno tempo di immagazzinare sostanze diciamo nocive nel loro corpo, come tra l'altro il mercurio. Un'altra curiosità invece interessante è che in Norvegia uno degli street food, ci investono, uno degli street food più comuni è il tacos messicano. E voi dite, che c'entra? In pratica quando ci fu l'avvento del petrolio in Norvegia, arrivarono tantissimi americani Tex-Mex che appunto importarono con loro la cultura del tacos messicano, tipo quelli di Taco Bell, per renderci conto. E infatti soprattutto negli anni 80-90 il tacos spopolò qui in Norvegia, tanto che crearono una tradizione, ovvero il taco fridag, ovvero il tacos del venerdì, dove diciamo quasi tutti i venerdì sera si mangiava in famiglia il tacos. Visita fatta, speriamo che sia andata bene. Ci faranno sapere domenica se la casa è nostra o meno. Detto questo, spero che questo giro in mezzo alle specialità e allo street food di Oslo vi sia piaciuto. Sto lavorando a altri video e sto cercando di fare in modo di pubblicare tutte le settimane e non ogni 2 settimane. Per il momento vi do appuntamento come sempre tra 2 martedì alle 14:30 per nuove cose. Ciao!